Cosa vuol dire rigenerare? Rigenerare in medicina significa recuperare i danni anatomici di un organo, di un apparato, di un tessuto biologico del nostro organismo e quindi le loro funzioni, perché ad un determinato anatomia corrisponde una determinata funzione. Cosa vuol dire rigenerare la patologia del prolasso mucoso emorroidario? Vuol dire recuperare i due grandi danni anatomici di questa regione, là dove non ce ne siano altri, cioè recuperare la normale anatomia delle grandi varici anorettali, ma non solo, anche delle vene varicose dei plessi periprostatici, pudendi e che comunicano ampiamente con i plessi varicosi anorettali, e portare queste vene quindi ad avere una funzione emodinamica diversa, una normale pressione venosa e non un'insufficienza venosa. Sappiamo dalla fisiologia che l'insufficienza venosa distrugge tutte le funzioni dell'organo endoteliale, l'organo che nell'apparato vascolare venoso si fa capo di produrre circa 30 mediatori chimici fondamentali, alcuni sono addirittura ormoni, che altrimenti non verrebbero mai prodotti, e le funzioni di produzione di un gas essenziale per molte precise funzionalità come la regolazione degli sfinteri, per dirne soltanto una, all'interno della pelvi maschile e femminile. Che vuol dire questo? Che molto probabilmente se noi conduciamo un attento esame ecografico constateremo che il nostro paziente, uomo o donna che sia, se ha un'insufficienza venosa del pavimento pelvico, perché magari le sue emorroidi ce lo fanno sospettare, non è in grado di svuotare completamente la sua vescica. Lo farà soltanto una volta che sarà guarito. Quindi rigenerare vuol dire per le emorroidi guarire il prolasso della mucosa e l'altro danno, che è la presenza di grandi varici anorettali, portandole a essere delle vene di normale calibro, di normale lunghezza. Il prolasso è uno scollamento al quale la chirurgia ha sempre cercato di porre un rimedio, ma non c'è mai riuscita. La chirurgia non nasce per incollare i tessuti, li può tutt'al più accorciare, li può tutt'al più sostenere, li può spostare l'entità del prolasso, ma lo scollamento rimarrà sempre. L'unica cosa che può rincollare ciò che è scollato è il nostro collagene, dal latino generare colla. Quindi noi dobbiamo stimolare i fibroblasti del paziente a questa finalità, se vogliamo risolvere stabilmente i suoi problemi di prolasso, altrimenti incorreremo in facili recidive e in molti casi in complicazioni. Sostenere e comprendere davvero cosa è il pavimento pelvico non è cosa facile, perché dobbiamo fare riferimento agli ultimi studi di anatomia, di istologia, di fisiologia, studi iniziati circa 20 anni fa e culminati con la considerazione che in tutte le università del mondo sappiamo che l'apparato vascolare è in grado di avere delle funzioni endocrine, delle funzioni di produzione di mediatori per gli apparati lì vicini, per il loro buon funzionamento, e anche autocrine, cioè sono in grado di mantenere se stesse sane una volta che hanno raggiunto e perfezionato questo recupero. Ecco perché dobbiamo rigenerare, ecco perché è importante nella patologia emorroidaria non essere conservativi, ma recuperare il vecchio danno anatomico per portare il paziente a una nuova condizione che molto spesso non ha mai conosciuto e che molto spesso ha conosciuto soltanto un'evoluzione in aggravamento, una gravità che porta spesso alcuni quadri a essere molto manifesti sotto il profilo andrologico, sotto il profilo urogenitale, sotto il profilo ginecologico e comunque con grave compromissione della qualità di vita di questi nostri pazienti. È dunque importante riconoscere la vera causa di questi problemi per poterli curare e guarire. E la migliore cosa in medicina è poter arrivare a guarire un danno anatomico e le funzioni dipendenti da quel danno preciso dell'anatomia.